Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi vi parlerò di un obiettivo vintage, nello specifico questo qua, che è il Minolta da 28 mm VC Rocker SG. Volevo parlarvene perché è una lente che, sebbene sia vintage, però usata sulle fotocamere attuali, io nello specifico lo uso sull'Alpha 6000 della Sony, dà veramente degli ottimi risultati. Ovviamente andremo a usarla completamente in manuale perché già di suo non ha contatti, quindi la useremo completamente in manuale sia per quanto riguarda il fuoco che per quanto riguarda l'apertura del diaframma. Questo ha un'apertura minima di 3,5, quindi non è molto luminoso, però per fare delle riprese o delle foto all'esterno è veramente fantastico. Ovviamente io ho preso il suo riduttore, che è questo qui, praticamente da attacco MD, che è quello Minolta. Nel mio caso l'ho preso per attacco Next, appunto un attacco E per le fotocamere Sony. Comunque in internet si trovano per tutti i tipi di fotocamera. Quindi io ho fatto alcune prove di foto, ho fatto anche un piccolo filmato. Adesso andiamo nello specifico a vedere la differenza fra questo obiettivo e quello della Sony che ho montato adesso sopra alla mia fotocamera con cui sto riprendendo, e vi faccio vedere bene o male le differenze fra i due. Ripeto, io sono rimasto molto stupito, nonostante sia un obiettivo vintage, non ha una pasta troppo intensa che vada ad alterare molto la nostra immagine, anzi, c'ha leggermente quella pasta vintage che a me personalmente piace molto, c'ha una sfocatura che è stupenda per quanto mi riguarda, dopo quelli sono gusti. Quindi ora passiamo alle foto, vi faccio vedere in corrispondenza le due foto che ha fatto appunto sia col Minolta che con quello della Sony, e poi ci vediamo dopo per le considerazioni. Bene, questa è la prima foto che appunto ho scattato. Come vedete al di sopra abbiamo l'obiettivo della Sony, mentre quello al di sotto abbiamo quello Minolta. Già così si può vedere quanto i dettagli del Minolta siano veramente maggiori, come vedete soprattutto in questa pianta o anche qua, come qui l'obiettivo della Sony va a perdere un po' di colore, mentre qui rimane veramente molto intatto. Anche la qualità del colore è molto bella, secondo me, quello del Minolta rispetto di quello della Sony. Ci tengo a precisare che comunque sono foto che non ho assolutamente modificato, quindi scattate e importate. Ovviamente non sono tutti pregi, perché se noi adesso andiamo a zoomare, qua si vede bene o male la prima magagna, se vogliamo dire così. Come vedete, zoomando molto, se noi andiamo a prendere nello specifico anche il tronco della pianta, come vedete qui è leggermente sfocato, mentre qua è molto più nitido. Stessa cosa dietro nelle foglie. Questo può anche essere causato da un mio errore di messa a fuoco, anche perché essendo manuale fai molta più fatica comunque a mettere a fuoco i soggetti, soprattutto in lontananza. Comunque, come vedete, quello della Sony è molto più nitido, molto meno sgranato che quello Minolta. La cosa bella secondo me rimane comunque la sfocatura, perché c'ha veramente una bellissima sfocatura. Qui potete vedere quanto sia sovraesposto quello della Sony, mentre quello Minolta assolutamente no, cioè rimane veramente, non ha problemi di alterazioni cromatiche. La sfocatura, ripeto, secondo me è stupenda. Quindi, detto questo, qui siamo al 66%, se ci portiamo al 100%, questa sarebbe la foto al naturale.
come vedete leggermente va a perdere un po' il fuoco, appunto. Ripeto, può essere anche stato un errore mio in fase di scatto, però come vedete quello della Sony è molto più nitido rispetto a quello del Minolta. Bene, questa è la nostra seconda foto. Sopra abbiamo sempre l'obiettivo della Sony, mentre sotto abbiamo il Minolta. Già così si può vedere come quello della Sony sia andato a togliere dell'azzurro nel cielo, quindi l'ha reso completamente tutto bianco, mentre il Minolta, vedete qua, ha lasciato dell'azzurro, il colore un po' più leggermente più scuro. Comunque queste sono le due foto a confronto, che viste così, bene o male, sono abbastanza simili. Ora andiamo a zoomare, ci portiamo appunto al 100%, in questo modo, e se andiamo a vedere i dettagli, questa volta possiamo renderci conto appunto di quanto sia molto meglio il Minolta. Guardate che quanti dettagli che ha questo obiettivo rispetto a quello della Sony. Guardate anche le foglie, cioè qua è andato a sfocare tutto, mentre qui rimane veramente tutto perfettamente nitido e a fuoco. Per non parlare appunto della sfocatura dietro, che secondo me è veramente, sarò ripetitivo, ma a me piacciono questi tipi di sfocatura. Vedete com'è molto più sfocato rispetto a quello della Sony. E queste appunto sono le nostre seconde due immagini. Qui io darei proprio un 100% in più al Minolta rispetto all'obiettivo classico della Sony. Rispetto al primo, che comunque il Sony ha fatto il suo lavoro, qui io mi sento di premiare di più l'obiettivo Minolta. Ora passiamo alla terza foto che sono andato a fare. Come vedete ho messo a fuoco questa parte di legno e ho lasciato sfocato il paesaggio in fondo. Ripeto, già la sfocatura per me è molto meglio quello del Minolta, già così a prima vista. Se andiamo a zoomare, ci portiamo al 100% appunto della nostra immagine. Anche qui vediamo, vabbè, quello della Sony mantiene molto meglio il fuoco. Anche se da questa parte, come vedete, il Minolta in quanto a dettagli è veramente fantastico. Questo è Minolta, questo è Sony. Diciamo che il Sony mi ha tenuto molto a fuoco questa parte, mentre mi è andato a sfocare di qua, mentre il Minolta ha fatto praticamente il contrario. Che se noi andiamo di qua, adesso qui è molto sovraesposta, se noi andiamo di qua vedete come mi ha tenuto a fuoco questa parte e non questa. Comunque vabbè, questi sono, ripeto, può anche essere stato un errore mio in fase di scatto, però la sfocatura niente da dire, cioè per me il Minolta gli dà un 10-0 per quanto riguarda questo obiettivo che ho io. Anche i colori devo dire che nulla da dire, anzi sono meramente nitidi e bello, non hanno quella pasta troppo vintage. Ovvio che si vede che sono obiettivi un po' vintage, ma comunque anche il colore veramente impressionante. Anche qui come vedete qua è andato a sovraesporre
vedete anche il dettaglio dell'ombra è completamente diversa, e niente, cioè, penso che per 50 euro, a discapito dei 300-350, adesso non mi ricordo, del Sony, potete tranquillamente trovarlo a 50-60, dopo dipende anche dallo stato dell'obiettivo. Io ne ho trovato uno che quando mi è arrivato pensavo fosse nuovo, perché è veramente tenuto da Dio. E niente, ora passiamo alle mie conclusioni e poi alla fine vi lascerò un video che ho girato sempre appunto col Minolta da 28 mm. Bene, come avete appunto potuto vedere, le differenze non sono molto evidenti, cioè quasi ad occhio nudo si fa fatica a capire quale sia una lente e quale sia un altro, nonostante questa sia una lente vintage. E ovvio, ha alcuni difetti, ma anche molti pregi. Io, visto il prezzo di cui non vi ho parlato prima, adesso ve ne parlo adesso, con una cinquantina di euro ve lo portate a casa, quindi è veramente una sciocchezza, se vogliamo. Se avete l'opportunità, la fortuna di avere un mercatino magari dell'usato vicino a casa, potete anche tranquillamente, se lo trovate, andare là, provarlo e contrattare, magari lo portate via anche con molto meno. E io sono veramente soddisfatto, lo sto usando da un po', trovo che fa delle bellissime foto, fa dei video molto belli. Ovviamente sia le foto che i video devono essere foto e video di pose, dove uno ha il tempo di mettere lì e stare a mettere a fuoco, perché se dovete fare, non lo so, delle riprese sport e così, ovviamente non è l'ideale. Però per fare ritratti, per fare i paesaggi o altre cose, oppure filmati dove appunto avete un follow focus e che vi permette appunto di mettere a fuoco il vostro obiettivo manualmente, secondo me è veramente l'ideale. Per il prezzo che ha, devo dire che è veramente il top. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questa piccola recensione che ho voluto farvi appunto su questo obiettivo. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se magari l'avete già, se ne avete degli altri vintage che usate, quindi lasciate nei commenti il vostro parere, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo video, in questo caso recensione. Ciao a tutti!